Salve fandoni e ben ritrovati su Expedition 33. Quest'oggi una delle ultime puntate di clean up del gioco base, in quanto sostanzialmente ci manca veramente poco. Siamo sostanzialmente alla fine, visto che tutte quante le zone visitabili le abbiamo visitate e pressoché completate, almeno delle cose principali. Poi potrebbe sicuramente esserci qualcosa che ci è sfuggito, un cromatico, un qualcosa di particolare, però voglio dire, il grosso è andato e ci mancano ovviamente la torre, che sta qui, e sarà presumibilmente l'ultimo, penultimo episodio, e ovviamente le bozze diverso e il DLC. Quindi quello che faremo sicuramente è fare la torre come penultimo, ultimo episodio, per poi vedere il finale diverso, quindi concludere, diciamo, la storia principale in questo modo. E poi faremo le bozze diverso negli episodi a venire, quindi sostanzialmente è come se chiudessimo la storia principale e poi andassimo a fare il DLC, in modo da avere anche la serie, tra virgolette, aperta e quindi non chiusa con il finale diverso dopo il DLC, in modo da eventualmente avere la possibilità di fare ulteriori episodi su un eventuale DLC che potrebbero rilasciare dopo questo, nel caso uscisse. Chiaramente non è sicuro, potrebbe essere a pagamento, potrebbe essere un altro, non lo so, in ogni caso non ci interessa in questo momento. Abbiamo visitato tutte quante queste zone in giro per la mappa, appunto come ho detto prima, ma sulla mappa c'è tanto altro da fare. Chiaramente ci sono boss, ci sono nemici che comunque abbiamo già visto, niente di diciamo singolare o comunque di contenuto effettivamente perso, al massimo del loot. Ma c'è una cosa effettivamente che ci manca, cioè i Gestral perduti, i piccoli Gestral che all'inizio del gioco abbiamo trovato, soprattutto nell'atto 1, forse nemmeno uno nell'atto 2, banalmente perché andavo da zona a zona, mi interessava proseguire la storia ed esplorare. Però arrivati a questo punto, per una conversazione che ho avuto con un mio amico che ha già finito tutti i contenuti all'interno del gioco, ho scoperto che in realtà un dialogo legato a loro, quindi diciamo uno dei milestone di trovare tutti quanti, non tutti in realtà, alcuni dei Gestral perduti, ti permette di spaccare i pezzi di legno, quelli che non riusciamo a spaccare, che ci hanno bloccato completamente il progresso qui nelle bozze di Renoir. Questo perché? Perché parlando con il mio amico mi ha detto: guarda, io l'ho sbloccato con un dialogo nella zona di Sirene, perciò mi sembra strano. Quindi mi sono incuriosito, ho detto non ricordo di aver mai sentito parlare di questa cosa in un dialogo, quindi mi sembra strano. E allora ho cercato online per avere una maggiore sicurezza ed effettivamente non era legato a quello, bensì appunto ai Gestral perduti. Quindi immagino che eventualmente anche qui ci sia un Gestral che ci siamo perduti, che magari ha fatto venire l'idea, o magari era tornato dopo aver finito Sirene all'accampamento, ha parlato, e quindi vabbè, in ogni caso a noi interessano i Gestral in questo momento. E mi sono reso conto, guardando un po' sulla mappa per capire un attimo cosa, dove andare a cercare, no? Mi sono reso conto che tutta questa zona qui non ci siamo stati perché non ci sono zone in cui entrare, ma è tutta zona giocabile. Quindi eccoci qui, e come vedete è bella grande. Io mi aspetto che almeno un Gestral qui ci sia. Io non ho ancora cercato, vorrei fare almeno una piccola volata in giro così per cercarlo manualmente. Poi arrivate a una certa magari cerco su internet, in modo da avere comunque questo contenuto all'interno della serie. L'avrei fatto, cioè queste sono cose, questo completismo di questo tipo, anche i diari, queste cose qui le avrei fatte a posteriori per i fatti miei, per concludere tutto quanto, che sia con internet o non. Ma a questo punto, giusto per averlo anche all'interno della serie, preferisco un attimo dare un'occhiata veloce, e poi nel caso in cui non dovessi riuscire a trovarli, che la vedo molto difficile, la mappa è enorme, non so nemmeno se necessariamente devi essere a terra. C'è un petanque, ok, se devi essere a terra oppure no, perciò non lo so, vediamo. Innanzitutto facciamoci un giro in questa zona che è parecchio grande. Non mi sembra di vedere nulla, però chiaramente cioè, potrebbe essere anche all'interno di boschi, perché ricordo che uno l'abbiamo trovato effettivamente nascosto tra i boschi. Non lo so, è molto, cioè è veramente difficile secondo me trovarli tutti in modo, diciamo, organico soprattutto. Però proviamo almeno a cercarne qualcuno e cerchiamo di capire se c'è qualcosa. Io sto appunto svolazzando da sopra per magari vederlo, ma c'è da dire che anche l'illuminazione non aiuta, nel senso che c'è parecchio contrasto tra le zone di luce e quelle all'ombra, perciò vediamo. Ma comunque qui ci sono, ad esempio, vedete, nemici
ci sono diverse zone che noi comunque possiamo visitare volando, ma qui non possiamo atterrare, ad esempio. Questa è la spiaggia di arrivo, quindi probabilmente anche nell'atto 2 saremmo potuti venire qui. Credo. No, perché è tutto chiuso comunque, non lo so. Lì c'è qualcosa in acqua, perciò andiamo a vedere. Dell'Umina, va bene. Come vedete, tutti i nemici che comunque conosciamo. Qui c'è un mercante, però. Ma posso parlarci anche da in volo. Ehi, umani, vi interessa un ottimo affare? Certo. Purezza. Ah, è una... ok, certo, prendiamo tutto per Monoco. È tipo la versione scura. Ci mancava, effettivamente. Vabbè che abbiamo già praticamente il set perfetto per Monoco, però. Ci stava molto bene. E purezza. Bello. Anche così è molto chic, però voglio dire, così è tanta roba. Ok, tornando ai Gestral perduti, io a questo punto, visto che puoi interagire con il commerciante volando, suppongo si possa fare lo stesso con qualsiasi altra cosa, pertanto anche i Gestral perduti, però il problema è trovarli, effettivamente. Qui c'è una giostra, ci sono vari nemici, quello che ti applica, come si chiama? L'effetto che ti toglie la vita, uno alla volta, cioè metà alla volta. Tutti i boss che conosciamo alla grande. Quindi voglio dire, non ci tangiono più di tanto. Mi dice tangiono, penso di sì. Non so qual è il limite di posizionamento dei Gestral. Cioè se, ad esempio, una zona come questa, che effettivamente non ci puoi atterrare, è comunque un luogo in cui metterlo, visto che comunque ci puoi arrivare volando. Non ne ho idea. Spero di no da una parte, ma non sapendolo risulta un po' complesso, effettivamente. Mi sembra molto strano, perché comunque loro sono Gestral perduti, cioè persi, nel senso non nascosti tecnicamente. Però vai a capire. Per quello ho detto, nel caso lo cerchiamo, perché voglio dire, finché li trovi organicamente è tanta roba, però poi... Ah, questo mi sa che è il... potrebbe essere il punto di arriva del Petanque a questo punto. E mi sa di sì, perché cos'altro c'è? Qui c'è qualcosa? No. Allora mi sa che è il punto di arrivo quello. Però me lo ricordavo diverso. È questo. Ma non credo possa passare di qui. Confuso. Vabbè, proviamo a farlo muovere, facciamolo arrivare fin qui, ma non ne ho idea. Tanto non lo riusciremo a battere come al solito. Però... Mamma, che odio questa meccanica, ve lo giuro. No, non va. Però prosegui di qui. Ok. Ovviamente non va di là. Magari dall'acqua? Oh. Mamma mia, però, che approssimazione questa meccanica, ragazzi, cioè... Va bene, ok. È arrivato. Spero sia fattibile, perché vorrei tanto farne uno decentemente. Però vabbè, vabbè. Petanque cromatico. La vedo molto male, però vabbè. Allora, andiamo subito di... Non so se il fuoco gli fa tanto. Forse conviene puntare su Mael. Non lo so.
Facciamo uno Stendhal. Facciamo un omaggio a Gustav. Che non so che... Ok, no, è fattibile. Possiamo farcela. Con Maielle ce la possiamo fare tranquillamente. Adesso ci facciamo mezzo forte e ci teniamo la posa per dopo. Chiama aiuto. Che cosa spawna? Un altro petanque. Non ha scudato lui però. No, attaccherò comunque il grande. Ok. È mezzo forte. Ok, speriamo in una roulette che giovi un po' noi. Mamma, che soddisfazione, ve lo giuro, ragazzi. E mi sono dimenticato ancora una volta di aprire il coso degli achievement. Forse dovrei effettivamente farlo, visto che siamo verso la fine e ogni cosa ci dà un achievement. Vabbè, e che in ogni caso era, vediamo un po'. Sì, almeno vi informo. Perché io odio avere l'acquisizione della... insomma, di Steam, dell'overlay, no? Carré Parfait. Sconfiggi il petanque cromatico. Vai, fantastico. E ci ha dato antistordimento, che non è male, però difficilmente hanno stordimento i nemici. Cioè, ogni tanto sì, però veramente poco di solito. E... beh, ragazzi, io a questo punto mi faccio un giro veloce in giro per la mappa. Qui non so se effettivamente c'è qualcosa. Qui c'è una villa. C'è una stanza della villa. Effettivamente non so se le abbiamo trovate tutte, non credo. Però queste potrebbero anche essere all'interno delle singole mappe. Qui dove siamo? Ok. Ok. Desolazione. Obscure Eclair. Fantastico. Ok, visto che siamo qui nella villa, ne approfitterei al volo per dare un'occhiata. Allora, questa l'abbiamo aperta, quest'altra anche. Poi che manca? Qui è tutto chiuso. C'era questa porta che abbiamo già aperto. Qui invece c'era questa, che è quella principale, che non credo che a questo punto si aprirà. No, perché quella principale era sotto, no? Quindi sono delle stanze anche queste. Eh sì. Sì. Ok, quindi anche questa è una cosa che vi porterò eventualmente guardando online, perché lo farei comunque per curiosità mia nel caso non le trovassi. Ovviamente per questo aspetteremo la fine, perché chiaramente potremmo ancora trovarle, così come in questo momento. Questa l'abbiamo aperto, che era il bagno. Ok. E qui noi dovremmo avere la tela adesso. Sì. Ok, è sorretto dalla cornice. E si è aperta quella principale sotto. Ok, era quella che intendevo, no? Era giustamente al piano di sotto. Giusto, non ha aperto anche queste, no? Ok. Questo l'ho visto su internet. Cioè mi è capitato su TikTok, quindi inutile fingere di non conoscerlo. Era tra l'altro l'unico quadro a terra e non so come abbia fatto a non accorgermene. Ed eccoli i carissimi cani de Sandre, che sono in realtà anche... cioè uno dei due è reale. Forma della vita per la tintura rianimante. Guardate che bella, è proprio la stanza del cane questa. Stupendo. Mi incazzo perché non so come abbia fatto a non pensarci. D'altronde cioè è capitato di entrare nei quadri, comunque roba nascosta così, cioè uscirci, giusto? Era uno al piano di sotto, se non erro. Quindi vabbè, però purtroppo mi è capitata nel feed e vabbè, eccoci qui. Allora andiamo qui. Ecco, se non erro era tipo qui, no? Che avevamo utilizzato questo e poi si spuntava da qualche parte. Non ricordo se era questo o un altro in particolare, però
questo punto farei anche un tentativo per vedere. Non so se possiamo. No, non credo che possiamo entrare in questo. E chissà cosa c'è nella stanza principale a questo punto. È uguale all'esterno? Non proprio. È estremamente luminosa. E c'è un diario. Ah. Little one, there's more to life if you can just see how big the sky truly is. Reach out your hand, and it's yours. Vedere, diciamo, la crescita di Renoir nel giocatore, perché poi effettivamente in realtà siamo noi che non sappiamo niente. È spettacolare perché riesci a percepire quello che è il... Qual è? Scusami, era Maiel? Ah, ok, sta di qui. Che sarebbe quello della... No, io dipinta però scuro, ok. Ok. È spettacolare perché comunque è chiaro che... Cioè, non c'è una giusta decisione tra le due, no? Quelle finali. Io ho alla fine scelto Maielle per un po' di logica che vi ho spiegato poi stesso nell'episodio, però cioè, è chiaro che in una situazione reale è Renoir che sta facendo del bene, no? In un certo senso. Questi li avevamo già girati, no? Erano tutti quanti legati solamente a questa porta qui, non credo che ci sia altro. E, ok, quindi ci ci mancano solo 2 porte effettivamente, perché quella di uscita è sempre per uscire. Qui sotto abbiamo aperto entrambe. Ok. Ok. Ce mancano 2, non è nemmeno così tanto male effettivamente. Cioè, indicativamente le abbiamo trovate quasi tutte. Ok. Ci sono un sacco di Burgeon. Ecco, io non so appunto fino a che punto è limitata la zona dei Gestral. Tipo qui sopra noi ci possiamo andare. C'è un portier corrotto. Sì, questo secondo me potrebbe essere un fight interessante. Vediamo. Che sembra diverso dal solito, no? Vedete, è tipo corrotto. Forse è cromatico? Sì. Ok. Tra l'altro mi è capitato per sbaglio di vederlo, perché ho visto sto isolotto volante. Quindi sicuramente qualcosa ce lo stiamo comunque perdendo, attenzione. Però ok. Vulnerabile al fuoco, va bene, allora durerai veramente poco. Con tutto il bene, ma durerai veramente poco. Poco. Andiamo subito di intervento su di lui, anche se sprechiamo un turno di CL. Bom. E poi facciamo boom e boom. Appunto. Ok. Ottimo. Stavo per dire è morto, ci ha mancato veramente poco. Va bene. Regola infrante e finiamola qui. Strano però, è comunque dell'atto 3, anche se l'atto 3 iniziava a livello 40, no? 50, quant'era, quindi... Vabbè. Ci sta. C'è dell'altro? Cioè, ha sbloccato qualcosa, no? Semplicemente l'effetto viola, ok. E io credo che ce ne siano degli altri di isolotti di questo tipo che non hanno effettivamente un'entrata, ma hanno un minimo... Perché c'era anche quello con il Clair Obscur, quindi... Guardate che belle le bozze diverse, non vedo l'ora di andarci. E... A questo punto, appunto, io farò un... Appunto, vabbè, che ripetizioni fantastiche. Farò un giro un po' per capire
che cosa ci manca? Qui c'è un diario. Questo non l'abbiamo trovato. Cioè non l'abbiamo già letto. Ricordo nemmeno se scompaiono dopo l'interazione. Non l'avevamo. 64 Epsilon. We radioed our first report to Gamma. Ok. The line is good. Alpha will be out of radio range for a few days as they investigate down coast. They spotted an interesting island which could make a good relay point for the southern half of the continent. But Gamma hasn't heard from Beta in 2 weeks. Marceau should reach her in another day. I hope Colleen is okay. But it seems someone is using our radios against us. How do they even know our codes? Nobody's used them since the fracture. Sean fears we've been betrayed, but I refuse to believe No, nessuna talpa, è solo che dalla frattura la spedizione Zero conosce bene questi codici. Quindi la 64 si era splittata in diversi gruppi. Perciò la versione dipinta di Renoir non aveva sterminato l'intera spedizione in questo caso, come in molti altri casi, però effettivamente comunque li fermava in altri modi. Qui c'è un Burgeon, ma ormai è un fight che conosciamo alla grande. Ma qui ci siamo stati? Eh sì, le radure. Però dall'altro lato probabilmente. Siamo arrivati da qui e non abbiamo fatto approfondimento. Va bene. Io sono dell'idea che comunque, nonostante i tanti limiti su diverse cose, che sono chiari e voglio dire, se tu giochi il gioco te ne rendi conto da solo. Cioè ho visto persone, è molto strana come cosa, ma che hanno detto che il movement di Expedition è ok, cioè è bello. No, ok, posso accettarlo, bello secondo me no. È proprio basilare, ma proprio a livelli eccessivi, nel senso che anche la parte di platforming è molto molto semplice ed è aggiunta per dare anche un minimo di insomma spessore all'esplorazione, altrimenti sarebbe solo trovare ogni tanto qualche oggetto. Però non è niente, non è assolutamente niente. Ma ci sta, perché alla fine se tu cerchi di fare ogni cosa buona, soprattutto come primo progetto, indie, non indie, come lo volete classificare voi, è comunque un gran problema, nel senso che potresti tranquillamente sgarrare tutto per provare a fare tutto perfetto. Invece in questo caso si sono concentrati su quello che è il gameplay di base e sulla scrittura, chiaramente. Quindi meglio così, e poi nei prossimi titoli piano piano si smussano tutte quelle che sono le problematiche. C'è un diario? No, un oggetto. Partenza energizzante 1, ok. Questo ci abbiamo parlato? No. Trova un esploratore per sbloccare questo oggetto nel negozio. Potrebbero essere vicini a questo punto? Cioè, anche in questi luoghi potrebbero essere arrivati, non lo so. Qui ce n'è un altro. Questo mi pare che forse ci abbiamo parlato già. No. Taglio vintage e doppia treccia per Mael. Non mi fanno impazzire, non li proveremo nemmeno per adesso. Siamo occupati in una ricerca molto approfondita. Però vedete, ci sono tante cose che ci siamo persi. Questo luogo? No, non credo. Io inizialmente avevo intenzione appunto di tagliare solamente nei momenti in cui trovo qualcosa, però cioè queste zone le abbiamo esplorate veramente male, quindi si trova sempre qualcosa, quindi vabbè. Questo fa parte della villa? Ah no, qui siamo sempre sotto la torre. Lì c'è un oggetto, niente di importantissimo. Sarà un lumina. Ah no, un picto, cura energizzante, ok. Questo non è male, conferisce anche 2 PA. Quando cura una... Questo lo diamo a Ciel, ci potrebbe stare. Cioè, Ciel nel nostro party è veramente importante come support, perché è praticamente la carica energizzante di qualsiasi cosa.
E la cura la stiamo usando veramente poco. Questi abbiamo presi, ok. Sì, però non stiamo trovando i Gestral perduti. Io non so se sono in tutta la mappa o sono magari limitati solamente alle zone accessibili da atto 1 e atto 2, per dire. Questa è una cosa che andrebbe approfondita. Però mi sembra molto strano non averne trovato nemmeno uno finora, no? Questi sono nemici. Molto molto strano, vi dico. E qui? Nada de nada. Lì sopra c'è qualcosa? No, era quest'ombra qui che mi ha un attimo tratto in inganno. Qui... Questi pure li abbiamo già affrontati. Io sto cercando anche di capire quando è che... Però potrebbe essere cromatico ora che ci penso. Dai, facciamocelo un attimo. E dopo questo, ragazzi, cerco un attimo almeno di capire in che area sono circoscritti, se sono cose che sappiamo. Evoke del tuono non è nulla di particolare. Non esplode quel coso centrale, va bene. Fa niente. Peccato. Facciamo così. Non credo abbia molta vita. Facciamo uno stand al normale, vediamo un po'. Non ne ha così tanta. Ok. No, rianimiamo prima. E poi facciamo arsenale completo. No, come ho fatto? Ok. Ok. Scusami, ti ho sottovalutato. Va bene. Tutto l'errore è stato all'inizio, quando ho provato a fare esplodere quel coso che non è esploso manco nella vita. Facciamo un bel intervento sul verso. Diamogli un po' di fuoco a questo. Su. È resistente, ma voglio dire. Incantesimo, vai. Bom bom pam. Bom bom pam. Bom bom pam. Non male. Tac e tac. E adesso che siamo in virtuosa ci facciamo un bel mezzo forte. Devo anche fare un attacco normale, tanto comunque ci arrivavamo a 8, però vabbè. Boom. Vabbè, Aiel. Quando muore carica del tutto la barra di strappo del nemico. Questo è utile con tipo Maiel, nel caso si rianima. Però contro un mimo, bam, diventa istantaneo, lo uccidi in pochissimo, perché gli puoi togliere subito la resistenza. Do un attimo un'occhiata alle posizioni dei Gestral e ci vediamo tra un attimo. Allora ragazzi, ho visto delle posizioni molto generali. Noi abbiamo sicuramente trovato quelli che si trovano in quest'area qui. 2 sicuri ne abbiamo trovati. Ce n'è uno da queste parti. Ed effettivamente è una zona che abbiamo visitato negli scorsi episodi e non abbiamo trovato nulla, perciò non ho fatto attenzione. Andiamo a controllare. Non sto proprio cercando la posizione precisa, in modo che almeno c'è un minimo di ricerca effettiva, ok? Però
Così comunque lo stringiamo in un episodio che non siano 7 episodi da 16 ore. Allora, la zona credo sia questa, giusto? Sì. E noi abbiamo visto probabilmente solo questa zona dorata. A questo punto immagino che possa essere anche dietro. Ecco, eccolo lì, l'ho già visto. Non l'abbiamo proprio guardata questa zona, semplicemente. Eccolo qui, cura condivisa, quanto cura un alleato si cura per il 50%. Gesto al perduto. Io so benissimo dove sono. Sastro ti sta aspettando. Sì. Perfetto. E uno è andato. Ok, andiamo con il prossimo. In realtà il prossimo è proprio qui vicino e probabilmente l'avremmo pure potuto trovare. Dovrebbe essere qui, da qualche parte qui. Ci siamo stati parecchio, questa è la cosa strana. Dov'è? In acqua non credo. Però è qui intorno. Da qualche parte. Sono molto no, sembrava qui nella colonna, no. Sono molto colorati, quindi dovremmo riuscire a vederlo. Cioè, quello di prima l'ho visto subito. Cioè, dovrebbe essere proprio vicino la torre. Ma non so... Potrebbe anche essere sopra? Cioè, è zona calpestabile questa? No. Non mi ci posso avvicinare. Non credo che andando su io ci possa stare effettivamente sulla torre, quindi... Non credo che serva. Allora, l'area è praticamente tutto intorno alla torre, perciò continuiamo a cercare magari anche qui sotto. Però... non lo so, vediamo. Cioè, questa è tutta zona non calpestabile tecnicamente, no? Quindi non so se effettivamente potrebbe esserci qui. Però qui non c'è, perché abbiamo visto. Questo è tosto, ragazzi, non lo trovo. Nella lettera, no? Queste sporgenze. No, ma non credo che sia in una zona che non puoi calpestare, insomma. Niente, ragazzi, non ne ho proprio idea. Sto continuando a cercare qui intorno, ma... Cioè, ho guardato tutto... Cioè, qui c'è quest'isolotto, ma non credo che faccia parte, insomma, della zona della torre. Sotto... Cioè, ragazzi, ho controllato tutta la costa 3 volte. Non credo che sia lì. Solo se sto pezzo qui. Ma non ci posso... Ma è altissimo, madonna. Ok, eccolo qua. Vabbè, dicono sempre la stessa cosa, va benissimo, ok. Ok. Poi, vedo il prossimo. Ok, ragazzi, dovrebbe essere qui. Perché quelli sono i visages e noi questo non l'abbiamo visto proprio. Nemici. Dei mimi? 2 mimi. Ed eccolo qui. Ok. Affrontiamo anche i mimi, chiaramente. Episodio di clean up effettivo questo. Mancherà sempre qualcosa, ragazzi, però quello che troviamo lo facciamo, chiaramente. Ok. Ovviamente. Quindi sono i voluminosi per entrambe. Beh, hanno così poca vita, perché dovevamo trovarli, penso, nell'atto 2, che
Anche senza distruggere la difesa li ammazziamo, li distruggiamo. Vabbè. Decisamente. Arnuto pazzo penso si sia, ho visto, ma vabbè. Secondo me uno dei due muore direttamente. Tipo lui. Boom. Boom. No, però quasi. Possiamo strappare entrambi. Con con Gustav, certo. Con Verso dovremmo avere lo strappo con qualsiasi autoattacco, credo. Quindi no, forse no. Forse l'abbiamo tolto, non ricordo. Lo strappo non ce l'abbiamo con nessuno, mi sa. Dobbiamo risarcimento, dobbiamo arrivare al risarcimento, dai. Facciamo così e facciamo intervento su di lui. Così. Vediamo se ce l'ho magari uno strappo. Possibilità di strappo, ok, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Faccio su di lui a questo punto. Ottimo. Perché poi continuo a dargli fuoco e vabbè, è morto. Come ho detto. Bruciatura. E adesso strappiamo anche lui. Bam, bam, bam. Boom. Ok, ci sta. E abbiamo i voluminosi per tutti, va bene. Una cosa giusto tanto per... era giusto cosmetica. Poi ho visto che anche qui vicino ce n'è un altro. Non so precisamente dove, ma lungo la costa. Forse questo pezzo qui. Vediamo. Vorrei un attimo controllare quello che mi sembra effettivamente il più possibile. Forse è questo qui? Noi ci siamo stati, me lo ricordo. No. No, è un tronco. Qui c'è questo. Qui c'è un commerciante che non abbiamo trovato. Ricci, bianchi corti per maielle e doppia treccia per Ciel. Ah, eccolo qui. Perché qui si ci arrivava volando. Ok. Voglio vedere un attimo verso malessere, tipo. Vai, vediamolo. Ci sta. No, però per me questo... Cioè, verso io ce lo vedo solo così e con quello normale, come taglio. Ok, vediamo gli altri. Ok, dovrebbero essere gli ultimi tre. Uno, non so... Cioè, me lo aspettavo. Però non mi sembra di averlo mai visto, perché ci sono passato anche prima di registrare l'episodio, ma non l'ho visto. Evidentemente. Si trova nella zona di rinascita dei Gestral, quella lì, la foresta rossa. Che è molto... Ragazzi, la mappa è enorme comunque, c'è da dire questo. Però vabbè. Da questo lato qui dovrebbe essere proprio tipo qui, no? Quella lì. Ok. E quindi da qualche parte qui dovrebbe essercene uno. Vediamo. Ah, qui ci sono nemici. Il portale. Facciamoci questo giro qui. È lui? Oddio. Ho visto una cosa completamente opposta come colori. E quindi ho detto vabbè, sarà lui. Sarà lei. Allora, a questo punto ci mancano
Uno che sta qui e uno dovrebbe essere nella zona di neve. Alcuni veramente mi chiedo come abbia fatto a non vederli, perciò adesso lo scopriremo, I guess. Vediamo, devo andare un po' verso il basso, credo, giusto? Eravamo su. Sì. Credo sia quella no, non dovrebbe... È quella dello stalatto. Indicava questa zona qui. Però possibile, perché lo stalatto ci abbiamo fightato, me lo ricordo. Questo l'abbiamo trovato, mi sa, era qui. Ok. Suppongo che l'abbiamo trovato questo. Sì, penso proprio di sì. Quindi l'ultimo è nella zona di neve. Vediamo un po'. Qui cosa c'è? Credo niente di che. Non so precisamente dove. Forse qui? Eccolo qua. Cioè, sono anche molto visibili perché spesso appunto ci sono questi quadri. Cioè, sì, vabbè, certo. Questi vasi. Vabbè. Ok, andata. Avevamo anche aperto questa shortcut, però mi sa che non ci siamo venuti poi effettivamente a piedi. Vedete, anche lì c'è qualcosa che abbiamo perso. Sulla mappa abbiamo esplorato proprio male. Vabbè, perché mentre stavo giocando la storia avevo proprio voglia di giocarla e andare avanti, no? Quindi un pochettino abbiamo esplorato, ma non così tanto. E credo che siano appunto tutti, sì, perché ci ha dato l'achievement. A questo punto si va all'accampamento e si parla con Sastro. Vediamo un po'. Sicuramente ci dà la possibilità di rompere i cosi lì, però vediamo cos'altro ci dà, perché quella era più o meno con la metà, credo, dei tizi. L'altra metà non so. Ah, infatti vedi c'era anche questo qui. Ok. Sono tornati tutti. Ora posso tornare alla mia unica vera passione: essere la peggiore figura genitoriale possibile. Cuoco straordinario, ho sviluppato un espediente per rompere queste cose dall'aspetto strano. Lascia che te lo insegni. Strappo di pittura. Ora puoi distruggerli attaccandoli con RB. Ok. Ottimo. Ok, ora sì. E ci ha dato dei lumina, che in realtà potremmo anche utilizzare, dandoli un po' in giro, però vediamo. Ritirata superiore, permette di fuggire istantaneamente. Carino. Qui c'è... Ah no, giusto, dobbiamo andare da Maiella adesso. Allora, migliora armi. Vediamo un po'. Andiamo un attimo da verso. Verso... Questa penso che la potete... Cioè, mi piace proprio, è divertente da giocare. Ciò la vorrei portare su. 30. 31. 32. Anche quella di Maiel. La posa virtuosa colpire un nemico col marchio e non ne rimuove il marchio. Passa la posa virtuosa quando esegue un contrattacco. Ottiene involucro quando passa la posa virtuosa a un'altra. Sinceramente a me piace. Soprattutto il dover parare. Ah, il 33 è al massimo. Ah. Diamine, tra l'altro, che danno base. Ok, allora a questo punto anche questa la portiamo al 33. Ok. E CL sì e no, nel senso ci sta. Diciamo che ci sta, però non ci interessa tanto il danno di CL, mettiamola così. Invece per quanto riguarda Lun e Monoko ancora non ho deciso. Probabilmente questo, danni aumentati del 20% per ogni turno consecutivo in cui non subisce danni. Vengono raddoppiati con la maschera dell'onnipotenza attiva. Cioè, non è male. Ce n'era un altro che giocava molto con la maschera dell'onnipotenza, però forse era questo, sì. Rigioca subito quando c'hai quella. Non lo so, vedremo. E poi Lumina. Allora, sicuro abbiamo una forma della vita, quindi tutte le tinture, queste qui. Quelle curative ne troviamo pochissime, però vabbè. Abbiamo 174 colori di Lumina. Io per adesso li metto sui miei main. Lo porto magari a 170. Ecco
Ecco, magari Ciel 150 va benissimo. Maiel pure un po' di più, 180. E poi vediamo, per adesso facciamo così, portiamo anche lui sui 106 e poi vediamo cosa fare con questi altri 86. Ok. E ho trovato anche uno dei dischi nuovi che era Desolazione. Ecco, era lui. Non so se ha messo quello. Non avevo messo quello. Il tipo di canzoni che ascolta Renoir, ci sta. Na, 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 na. Possiamo ancora scrivere nel diario? Questo non l'abbiamo mai sentito, o sbaglio? Ah vabbè, giustamente perché questo è prefinale, ok. Perfetto. Ok, e quindi adesso possiamo distruggere qualsiasi cosa. Partiamo da questi qui che abbiamo appena incontrato. Wow. Come al solito 2000 di croma, certo, servirà sicuramente. Allora, in giro non so quanti altri ce ne siano, mettiamola così. Però, vi dico la verità, io la splitterei questa cosa. È arrivato il momento della torre, che io non credo sia... Oddio, questo non so se l'abbiamo visitato però, fermi. Potrebbe essere l'unica... cioè, una delle due che ci manca? Vediamo. Non ne sono sicurissimo. No, ci siamo stati. Sì, ok. No, perché mi ricordavo che uno di questo tipo l'avevamo sicuro esplorato, ma dato che queste zone un po' sugli isolotti non sempre le abbiamo viste, non ero sicurissimo. Infatti, è sempre buono controllare. Ok, ho capito dove ci troviamo. Va bene, allora, ragazzi, la iniziamo. Penso che il prossimo episodio sia comunque... Non so se ce la facciamo in 40 minuti, diciamo, a terminarla, perciò penso che il prossimo sarà effettivamente la torre, poi un po' di clean up e il finale. Ok, non mi aspettavo questo. Però ci sta. Eccoci. That's where she used to paint and create. Yeah. A proper challenge. Allora, sicuramente miglioriamo i nostri main, come al solito. Ciel... continuerei in questa direzione. Poi verso... io gli aumenterei un po' il critico. 40 e poi sempre potenza. Maiel... per il resto poi vediamo. Anche l'ultimo episodio sarà poi vediamo, ve lo giuro. Ok. È Aline questa. Alicia, devo dire che mi hai colto di sorpresa. Non mi aspettavo che tu e i tuoi amici aveste successo. E di certo non mi aspettavo che il doppione ti includesse nei suoi piani. Doveva tenerti d'occhio, non reclutarti. Ma ti sei comportata bene. Ora Renoir deve solo pulire la tela.
Come puoi lasciargli cancellare la tela diverso? Alicia, non lasciarti offuscare dalle emozioni, lo sai che è necessario. Cioè, anche la versione dipinta di Aline. Risparmiami le lagne su quanto questa tela significhi per te. Ho passato qui molto più tempo di te. Ho dipinto metà di questo mondo converso. Qui abbiamo vissuto molte avventure mentre tu te ne stavi a leggere in camera. Mi andava benissimo lasciare qui Maman per farla elaborare il lutto. E se insisti anche tu a restare, beh, la scelta è tua. Ma Renoir non lo accetterà e mi serve il suo aiuto per affrontare il vero conflitto là fuori. Non sprecherò altro del suo tempo qui dentro. Basta, sono stanca di ripetermi. Renoir farà quello che deve essere fatto. Perché invece noi non ci divertiamo un po'? Va bene. Ti mostrerò cosa ti sei persa nascondendoti per tutti quegli anni nella tua stanza. È un gioco che facevamo io e Verso. Ho fatto degli schizzi, dei disegnetti. Credo che i tuoi amici li chiamino Neveron. È un nome creativo, mi piace. Io e Verso chiamavamo questa sfida il guanto d'arme. Sopravvivete a tutti loro e vi mostrerò un vero disegno. Dai Alicia, divertiti un po'. Il guanto d'arme si trova all'interno di questa tela. Non preoccuparti, la morte là non è definitiva. Ogni tela ha le proprie regole e io trovo che la morte sia un esito noioso. Non sei d'accordo, Alicia? Quindi esiste una sorta di matriosca di tele. Cioè puoi creare una tela all'interno della tela. Fantastico. Fase 1, prova 1. Vai. Beh, li conosciamo benissimo. Non me li ricorderò mai, però li conosciamo. Siamo un po' con il fuoco, dai. Ok. E dovevamo venire molto prima qui. Non so se potevamo con l'atto 2, non credo. Forse l'atto 3. Ok. Prova completata. Poi fase 1, prova 2. Bellissime, le canzoni sono sempre stupende. Facciamo intervento sempre su di lui. Madonna. Perfetto. Proviamo un blitz, vediamo. No, non ne vale la pena. Però blitz effettivamente ti fa rigiocare, quindi potremmo farlo più spesso, se ci dovesse servire. Ok, poi prova 3. Penso che ce la facciamo in 40 minuti. Non mi aspettavo fosse questo il livello. C'è il dualiste in questo caso, ma va bene comunque. Adesso facciamo eliminare prima lui, quelli bassi così. E applichiamo il fuoco invece sul dualiste, in modo da staccarlo più velocemente. Abbiamo ancora un altro. Ok, praticamente morto. Ok. Togliamo di mezzo lui. Facciamo anche un inerme. Manteniamo per ora la posa. Peccato per l'altro attacco che non sono riuscito a prenderlo, però vabbè. Allora, pure della Dea Benedetta. Classico. Beh, facciamo andare un attimo lui, tanto può chiudere a lei sicuramente. Tanto per la soddisfazione di dargli ancora più fuoco. Ok. Vabbè. È arrivato il tuo momento, dualista. Mi dispiace. Boom. Boom. Ok, però aveva un po' di vita, quindi non è detto che tutte le prove siano così semplici. Vediamo. Fase 2, prova 1. Ok. No, con lei applichiamo
le nostre cose. Ci sono gli altri ragazzi per Your turn to shine. gli attacchi. Ottimo. Ok. Vabbè, anche lui. Mi sa che solamente la parte boss, diciamo la fase 3. Solo la fase 3, dicevo. Anzi, la prova 3 della fase è effettivamente difficile. Potevano farla apparire sopra quella che devi fare, però vabbè. Questi sono tutti volanti, non proprio, però va bene così. Hanno tutti scudi. Ok. Ok. Voluto applicare sfinimento e poi è morto. Quante XP danno? 300.000. Ok che dovevamo venirci molto presto qui, però cioè, voglio dire, comunque tanto. Eccolo qui, l'Anterror, ormai l'abbiamo visto un sacco di volte, cioè. That's lucky. Oh well. Allora, facciamo un bell'intervento. La OST dell'Anterror è forse una delle mie preferite del gioco, veramente bella. Ok, però mettiamo sempre le stack su di lui, quello principale. Veramente bellissima questa qui. Applichiamo inerme. C'aveva anche inerme, però mamma mia. Ok. Andiamo avanti. Cos'altro ci manca? Abbiamo la fase 3 prova 1. Non so quante fasi siano. Forse questa è l'ultima? Vediamo. Qui ci sono dei boss comunque, Cioè, vediamo. Beh, non credo che avremmo problemi. Siamo molto livellati rispetto alla sfida. Mi aspettavo fosse molto più da endgame questa cosa. Però vabbè. Allora no, arsenale completo. No, l'ho già fatto. Intervento. Non c'è un principale qui, quindi vabbè, clicchiamole qua per ora. Boom. Boom. Poi morirà di stack senza problemi. Facciamo così, rompiamo lo scudo con questo. Abbiamo 6. Vabbè, teniamoceli. Ok. Che comunque per CL non è male come danno. A questo punto facciamo un bel Furia della Dea bendata. Nel frattempo verso si va a finire l'altro. Boom. Boom. Lui è resistente, quindi facciamo così e poi terminerà lei. Stendhal non virtuoso, ma comunque offensivo più doppio danno. Era ovvio. Ok. Questi normalmente sarebbero stati tostissimi comunque, Cioè a livello 40, voglio dire. Benessere cromatico addirittura. Ok, togliamo di mezzo prima l'Obscure, direi. No, il Claire, scusatemi. Penso sia il Claire. Però è un po'... Cioè vedete, è grigio, non è... Vabbè, ok. Cosa sto facendo? Non lo so. Vabbè. Togliamo un attimo a lui.
Ho sbagliato, vabbè. Bam, bam. Questa ST non me la ricordo. Alcune me le ricordo chiaramente, altre come se è la prima volta che le sentissi. Ah, direi Inerve lo applichiamo su di lui. Boom. Infatti ho sbagliato, non ho applicato le stack. Vabbè. Togliamo lo scudo. È praticamente morto. Va bene così. Bolle protettive. Ottimo. Mi dispiace per te. Facciamo pure della dea. E intervento su di lui. Beh, lui lo ammazziamo con Maiella, direi. Fortunato che ti ha colpito verso, ma comunque ti ha fatto 2 milioni. Non c'è storia per te, mi dispiace. Ok. Bellissima tra l'altro l'ultima inquadratura. Non posso fare uno screen, no? Mi dispiace, vabbè. Adrenalina energizzante. Conferisce 2 PA all'applicazione di adrenalina. Tanta bella robina ci sta dando comunque. Fase 3, prova 3. Già, vediamo. Oh oh, l'Abbest cromatico e il Goblu. Va bene. Vabbè, voglio dire. Ma quel danno scala secondo me comunque con il livello o qualcosa, perché gli ha fatto comunque metà vita. Boh. No, non ci interessa questo, ci interessa questo. L'Abbest comunque me lo ricordo come moveset. Quindi togliamo un attimo di mezzo il supporto qui. Applichiamo le stack su di lui, direi, dai. Dicevo, me lo ricordo. Beh, è stato un attimo un errore di timing, su via. Pigliamo il fuoco su di lui. Vabbè. Praticamente è andato. Virtuosa va benissimo, dai. L'Abbest è morto. Adesso manca il Goblu. Non posso ucciderti adesso, ma posso fare questo. Che comunque ci è andato molto vicino. Farei subito un intervento su di lui. E poi ti... Ok. Ah, lo stile di Clea. Oddio, sull'Un, bellissimo. No, non lo voglio provare. Secondo me ci sta bene. Vediamo. Vabbè, a questo punto vediamo anche voluminosi. Ci sta. Però abbiamo... Ci sta alla grande, dai. Ah, è vero, sono lunghissimi quelli di Clea, madonna. Mamma mia. Cioè, cavolo. Guarda la differenza con quelli di Ciel. Cioè, quelli di Ciel arrivano alle spalle, che sono praticamente quanto i miei. Voglio dire. Porca miseria. C'è altro? Mi sa di sì. Eh sì, fase 4. Non so quante siano. Orphelin cromatico, va bene. Boom, boom. Diciamo che con Ciel giochiamo solo noi, quindi voglio dire, non solo giochiamo solo noi, ma abbiamo anche tutto la PA, insomma, mana, quello che vogliamo, quindi veramente pazzesco. Boom, boom. Per ora i danni sono bassi, ma poi arriveranno. Boom, boom.
A questo punto passaggio offensivo facciamolo su di lui, che gli diamo un bel inerme. E poi mi voglio mantenere la posa per ora. Si è presa quella che fa meno danni di contrattacco, ma mi sta anche bene. Facciamo un bel intervento. No, Furia della dea bendata. Così si sciotta uno dei nemici. E poi anche intervento, ma sì, dai. Boom, boom. Doppio dei danni questo turno. Mannaccia. Facciamo così. Doppio danno. Vabbè, sai che vi dico. Facciamo così. Va bene comunque. Poi facciamo regole infrante. Almeno sfruttiamo il doppio danno. Ok. L'erbe ce l'aveva ancora, quindi manteniamo. E ora tocca a noi. Penso che il tic di fuoco già basti, Tanto io ho fatto 2 milioni con il fuoco. Bellissimo. Sta build diverso è troppo divertente, sinceramente, mi piace proprio. Ok, andiamo avanti. Fase 4, prova 2. Saranno 5 fasi magari? Burgeon? Ok, si mangerà qualcuno. Spero non spero a sto punto uno dei due DPS non si L, perché sennò. Però intanto applichiamo questo così giochiamo noi. Poi vediamo. Se è mega resistente pure quello, penso in realtà. Tanto resistente. Sincero, attacchiamo il Burgeon con lui. Non vale la pena attaccare gli altri due con lui per ora. Poi vediamo. Allora farei un bel passaggio offensivo magari. Ok. E poi facciamo anche un bel regole infrante. Dovrebbe bastare, esatto. Ok. A questo punto bel intervento. Anche se sprechiamo un attacco di CL. Un turno in realtà. Bam. Bam. Guarda quel fuoco. Mangiato verso, certo. Ti ha appena fatto 2 milioni verso. Non credo che gli interessi più di tanto. Lanfor. Lo ricordavo ma non ce l'ho fatta comunque. Ma tanto lei ha 10.000 HP. Cioè, è veramente l'ultimo dei miei problemi, amico mio. Mi dispiace. Non riesco a fare però. Vabbè, io direi di applicargli inerme. E ci teniamo l'offensiva. Poi ci facciamo un bel Furia della dea bendata. E a questo punto anche un arsenale completo, così giochiamo noi. Sai com'è. Allora, doppi danni. Io toglierei di mezzo il Burgeon a questo punto, così ci dovrebbe ridare anche verso. E va bene così. Tranquillamente. Boom. Boom. 8 milioni. Shottato 7 volte. Eccolo qui. Ottimo. Gioca immediatamente. Facciamo un attacchino normale. Boom, boom. Giochiamo ancora una volta. Ciao. Facciamo regole infrante. Basta, credo. No, ok. Parecchio resistente, ma va bene così. Ah, lui era... Ok, no, sembrava anche lui resistente al fuoco. Invece ricordavo male. Clean. Clean. Ok, andiamo avanti. Fase 4. Effettivamente potrei andare verso l'alto. Ok, fase 4, prova 3. Cosa ci sarà adesso?
E chassier cromatico. Lui lo conosciamo poco, attenzione. Gli attacchi di questo più o meno me li ricordo, quindi magari tiriamo giù prima lui. Vai. È vulnerabile. Dai che va giù. Dai che vai giù. Ok, perfetto. È vulnerabile al fuoco, vabbè. Questo morirà con un solo tick di fuoco, ve lo dico già. No, ok, non con uno perché è appena successo. Peccato, me lo ricordavo molto più veloce il secondo attacco e poi ho perso completamente il timing, vabbè. Allora. No, sembrava un punto debole, ma a quanto pare no. Va bene. Sì, dobbiamo tirare un attimo giù lui a questo punto. Resistente as fuck, devo dire. Ottimo. No, vabbè. Resta ben poco in realtà. Facciamo così. Usiamo un paio di attacchi giusto così. Rianimiamo verso. Riprendiamo 2. E a questo punto facciamo di nuovo arsenale. Anche intervento in realtà. Va bene intervento, dai. Tanto non durerà molto. Pam. Pam. Mael che riprende un po' di mana. Gli fa uno Stendhal e poi il tick di fuoco dovrebbe ammazzarlo. Sì, decisamente lo ammazzerà. Salto. Ok. Bianchi doppia treccia. Tintura temporale. Tinture energetiche applicano anche adrenalina. Ci sta, vabbè dai. Fase 5 prova 1. Veiler cromatico. Chi è lui? Non me lo ricordo. Cioè è quello lì della piaga, però mi sembra diverso perché è cromatico, ok. Penso di sì. Ma che botta che io ho tirato. Il paziente ha preso una botta. Vai, intervento. Ormai il modus operandi ce l'abbiamo. Peccato. Na, 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 vabbè. Ah, era quello laterale, pensavo fosse quello dall'alto. Vabbè, non ti vedremo per molto, caro Veiler, come ti chiami? Beh, togliamo di mezzo lui, dai. Non mi aspettavo con questo colpo, però va bene anche così. Vai. Boom. Boom. Poi lei fa un bel furia della dea bendata, giusto per sicurezza in caso dovesse durare un turno in più. E intervento su di lui, che dovrebbe già bastare. Boom. Boom. Vabbè, chiudiamo con Mael. No, ok, vabbè, ci sta. Ok. Ottimo. Tintura temporale, vabbè. Questo mi sa che è di prima, semplicemente abbiamo fatto molto veloce. Eh sì, sono quelli di prima. Vediamo un attimo, che non ho visto adesso cosa abbiamo fatto. Colore di lumina, va bene.
Catalizzatore di croma, va benissimo. Ok. Prova 2. Adepta con spadone cromatica, va bene. C'è un petanque? No, non è un petanque, ok. Ho messo un bel po' di secondi per capirlo. Allora, vai sempre di intervento su di lui. Teniamo di mezzo prima lui. È resistente, lui no. Ok. Ottimo. Vabbè, i colpi, anche se è resistente, glieli tiro. Boom. Boom. Mi ricordo di te. Ah, peccato. Non è un problema. Mi dispiace. Andiamo con... vogliamo toglierla già di mezzo? Ma sì, dai, Stendhal. Boom. Non so se morirà subito, ma credo proprio di sì. Vabbè, data male con roulette. Guarda, ti è andata bene a te. Oddio. Senza feedback il suo attacco, va bene. No, arsenale completo ce l'abbiamo. Intervento subito, su. Bam. Boom. Boom. E ora Maiel gli dà un bel... Ah no, c'avevo la virtuosa. Vabbè, morirà comunque. Regole infrante. Pam, pam. E adesso muori con il tic. Vedi che sembra tipo il Death Note quando arriva a questo punto. Tipo che vedi che arriva il suo turno e fai... Oppure, non lo so, Killer Queen. Ci sta. Vai, prova 3. Ok, iniziamo la roba seria. Troubadour cromatico e aberrazione cromatica. Il Troubadour è supporto. Tiriamo giù prima lui. Ce lo togliamo di mezzo e poi vediamo. Tanto con il fuoco non dovrebbe durare moltissimo. Ok, va bene. Prima il Troubadour, secondo me. Ok, fattibile. Aia. Ecco, punto. Passaggio offensivo. Bam. E poi rianimiamo verso. L'affondo era sempre difficile da perriare. Ok. Ora iniziano i problemi, Attenzione. Viene potenza. No. Speriato troppo presto. Eccoci qui. Adesso iniziano i problemi, Attenzione. No. Non volevo fare regole infrante. Vabbè, comunque i danni glieli faccio però. Ok.
swiftly now. Mi preparo una cura semplicemente. Let's dance. Ok. Però il troubadour è quasi giù, Una volta che è sceso lui, ci siamo. Poteva far attaccare verso comunque. Vabbè, ok, è andato il tick. Tiriamo prima su. Sono 2 attacchi. Va bene, potevo anche non farli, va bene. Don't worry. I'm here. Spariamo. Sì, anche se non ha virtuosa, può comunque fare un bello stand, vai. Inerme. Ok. Possiamo farcela tranquillamente. Ora non so se possiamo più tranquillamente. Ora la vedo malissimo. No. Bellissimi capelli di Lune. Adesso li dobbiamo buildare decentemente perché hai dei bei capelli. Però nel frattempo non può nemmeno attaccare 2 volte, quello è il problema. No. Ready to evade. Ai 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 ai. Feel the burn. I'm ready. Ci sta, ci sta. Se ce la gestiamo meglio, ce la possiamo fare tranquillamente. Prova fallita, già. Il primo fallimento che abbiamo fatto. La prima prova fallita. Vai. Allora, lasciamo stare l'Orphelin di là. Per ora. Tanto al massimo ci fa passare in virtuosa, perché i suoi attacchi li conosco. Direi puntiamo a Mael per adesso. Cerchiamo di far togliere subito il trombadur cromatico. Quanto più velocemente possibile, in modo da avere campo libero poi con il fuoco sull'altro e tutto il resto. Ottimo. Questo non è male assolutamente. Involucro a tutti i suoi alleati. Sì, per forza va tolto di mezzo. Tra l'altro dice involucro, gli ha dato praticamente tutto ciò che gli do io con Ciel. Fantastico. Ci carichiamo comunque le stack su di lui e poi applichiamo le stack su di lui. Così centralizziamo il danno da fuoco su di lui e siamo a posto. Ci carichiamo un attimo di PA e poi facciamo uno stand probabilmente definitivo su di lui. Bam e bam. Quasi, ok. Potenza, va bene. Ce l'avevi anche già, però va bene. Terremoti. Ottimo. Ottimo che ha fatto attaccare lei.
pensavo di essere già morto al primo attacco che mi aveva colpito, però vabbè. Morto anche lui. Allora, nel frattempo qui facciamo tornare verso. Gli diamo un po' di PA. Ok. Virtuosa. Facciamo un regolo infrante. Facciamo un passaggio. Ecco, immaginavo bastasse. Ok. Facciamo uno standal anche se c'ha involucro. Ottimo. E un tick di fuoco dopo che gli abbiamo dato altre stack basterà, suppongo. Vediamo. Quasi. L'ultimo mi frega sempre. Bam, bam. Togliamogli anche involucro. Perché no, un altro passaggio offensivo. Ah, che è anche bastato. Vabbè, senza involucro ci sta. Bianchi ribelli, colpo critico ricaricante. Più 20% di linea carica sfumata quando segue un colpo critico, una volta per turno. Il che è tanto. Cavolo, questo serve, Se ci dovesse servire, questo è un ottimo potenziamento. Perché è vero che è una volta per turno, ma è tanto, 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 Fase 6. Quante cavolo di fasi ci sono? Oddio. Non so perché ho voluto fare questa cosa. Mi ha chiamato quello scudo. Finché è di ghiaccio non conviene applicargli le stack di fuoco, però, perché tanto poi cambia. Appunto. Facciamo un passaggio offensivo su di lui. E mi tengo per ora la posa. Ciel invece dai furia della tea bendata a lei. E intervento a lui. Lei è impostata su fuoco, lui è impostato su fuoco. Togliamo di mezzo lui. Ottimo. Ok. Combo danzante. Ora switch anche tecnicamente, infatti, quindi sarà perfetto dopo. Stand all'offensivo andrà benissimo. Bam, bam. Clean. E verso adesso potrà chiudere. Vabbè. Tra l'altro evoca un clone e poi non funziona. Non capisco sta cosa perché... Vabbè. Passaggio offensivo. Tac. Ok. Va bene. Chiaramente. Questo fight 1 milione di punti esperienza. Va bene. Ok. Questo è importantissimo, sto picto, veramente tanta roba. Fase 6, prova 2. Ho paura per la prova 3 di questa, ragazzi. Secondo me... Brasiler cromatico, ma noi l'abbiamo già visto. Ah, oddio, sì. È quello buggato. Io spero che non mi blocchi il combattimento, altrimenti dobbiamo distruggerlo veramente in poco tempo. Anzi, combattiamo come se si bloccherà. Dobbiamo tirarlo giù il più velocemente possibile. Quindi fuoco e maiello tutto su di lui, anche se c'è il support.
È di fuoco. Come non detto. Prenderà solo Maiel. Sfere di fuoco. Ok, da una parte buono che abbia colpito lui. Ok. Mezzo forte. Stendhal non potenziato. Vediamo un po' come siamo sistemati. Ok. A questo punto facciamo un bel Furia della Dea Bendata per dopo. No, non niente per dopo. Ho sprecato la Furia della Dea Bendata, ma va bene. Teniamoci un attimo questo. Ok. Perfetto. Ottimo. Forse dovevo farmi colpire e basta. Ecco, meglio così. Oddio. Madò, pensavo all'inizio che dovessi saltare. Mi ha completamente destabilizzato. Mi ha tolto la posa. Facciamo omaggio a Gustav eventualmente, dai. Va bene. Sono comunque danni, dai. E ci prendiamo la virtuosa. Ci prendiamo anche altri PA. Con Ciel rianimiamo verso. Diamo però intervento a lei, il che ci porterà probabilmente ad uccidere lui. Ottimo. E a questo punto passaggio offensivo dovrebbe chiudere. Quasi. Ottimo. Ok. Prova completata. Voglio per curiosità vedere quante fasi ci sono. Comunque questa la vediamo in questo episodio, penso. Ok, sono 11 stage, perciò tanto facciamo questo e poi i prossimi li facciamo nel prossimo episodio. Allora, arsenale completo. Bam, bam. Ho sbagliato, siamo nel primo. Non ci pensate. Non ci pensate. Potevano fare un sistema di selezione più figo, però, considerando che è comunque un minigame anche caruccio, io avrei fatto tipo quando selezioni i personaggi, ma creando appunto le varie fasi, sarebbe stato molto più carino. Però ovviamente avevano questo già pronto, è molto facile da aggiungere così. Ok, il signor Gargant. E una mano di... va bene. Bam, bam. Intervento sul mio caro amico Verso. Ma applichiamo tutto su di lui? No, perché tanto poi cambierà. Però per adesso facciamolo su di lui. Io punterei a lui, che è quello più fastidioso per ora. Sapevo. Li odio sti nemici così. Sarebbe bello se ci fosse un Picto e Lumina dello stesso tipo, quindi se il nemico è di ghiaccio fa danno fuoco, altrimenti converte il danno fuoco a danno ghiaccio. Sarebbe molto bello. È ideale soprattutto. Ok.
Togliamo di mezzo questo. Ottimo. Watch out, my Al. No. Peccato. Ma va bene comunque. Strappo perfetto perché posso strappare l'altro. Vabbè, no. Ottimo. E a questo punto iniziamo ad accumulare con Maiel. Come di paradigma che danno fa? Fisico, fisico. Oh, blitz. Madonna. Ridotti. Ridotti il cavolo, sono comunque danni. Get ready. Sapevo che questo avrebbe dato... ci ho provato però va bene. Un bel problema questo, eh. Un bel problema. Ma noi abbiamo CL che ci copre. Ok. Ancora una volta ciao. Anche un bel intervento. Bam. Tocca a lui. E ci facciamo un bel occhi d'angelo potenziato, anche se non serviva, ma va bene così. 1.500.000. Che adesso, cavolo, per livellare 6 milioni, 7 milioni. Però, tanta roba. Ok, ragazzi, io direi che per questo episodio può essere anche tutto. Nel prossimo completeremo la torre. Io vi ringrazio per averlo seguito. Come al solito vi invito a lasciare un like ed iscrivervi al canale se l'avete ancora fatto. Trovate la playlist con tutti gli episodi qui sopra e un sacco di altre playlist sul canale, perciò dateci un'occhiata. Noi ci vediamo alla prossima e bella fandonia.